Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè, Fabrizio Campanelli e Alice Chirico, che è tornata a trovarci, ve l'avevamo promesso e ogni promessa è debito. Avevamo bisogno di una seduta di gruppo ed eccomi qui. però non parliamo dei nostri problemi e del nostro rapporto con la madre, ma di qualche problema sì. Esatto. Di cosa parliamo oggi? Di problemi e di sfide legate alla creatività. Porca, sa che per chi fa il nostro Palla è lavoro alta, non è male. Ascoltate un po'. Allora, ovviamente un musicista ha bisogno di raccontare cose. Noi abbiamo iniziato a fare un po' di luce su come si raccontano le cose con la musica, però a un certo punto c'è la famosa crisi mi manca quel qualcosa, non riesco a dire quello che vorrei, non riesco a entrare nel mood creativo. E allora noi che ci poniamo tantissime domande, oltre ai buchi neri, esistenziali, l'abbiamo chiamata dicendo: Alice, come facciamo a risolvere questo piccolissimo problema? Come facciamo ad uscire dal buco nero del non so che cosa fare, non mi viene, non ho idee? La scienza ha provato a iniziare a dare delle risposte. Uno dei primi suggerimenti che mi viene da fornire in questo caso molto specifico, probabilmente rasenta la banalità, ma non lo è, ed è far prendere una boccata d'aria fresca al cervello, che vuol dire far sì che la nostra mente si concentri su qualcos'altro, lo faccia alleggerendosi. Perché forse tendiamo un po' a pensare che devo stare qui, devo sbattere la testa sopra finché non esce qualcosa, invece in certi momenti bisogna staccare. In certi momenti è meglio staccare. Se vogliamo veramente essere creativi, ma di una creatività originale, poi qui secondo me è anche importante un po' chiarirci su che cosa sia effettivamente la creatività. Esatto, perché... e qui c'è il capitolo del che cosa è la creatività. E ci sono un milione di definizioni, un migliaio in realtà di definizioni. La tua preferita? Allora, la mia preferita è che è la capacità di generare delle idee che siano nuove e che siano utili. Io mi fermerei un attimo sulla prima parte, perché tu dici condizio sine qua non, o comunque pilastro della creatività è l'originalità. Però a me vengono in mente tantissimi casi di creazioni artistiche che non hanno inventato nulla di nuovo, che non sono state stilisticamente innovative e tuttavia a cui io riconosco un quid di creatività. Quindi se io faccio qualcosa di alto livello ma non è originale, non è creativo? Questa è un'ottima domanda. L'originalità, considerate che da un punto di vista proprio della misurazione, è l'infrequenza di un'idea. Quindi quanto frequentemente... La traduci in italiano, per favore. Vuol dire quanto questa idea è stata poco vista prima, fondamentalmente. Okay. Un'idea, affinché sia originale, non è che non deve veramente essere mai esistita prima nelle sue componenti, possono essere esistiti pezzi di quella idea che poi sono stati ricombinati, certo. E da lì è nato qualcosa di cui parliamo nuovo. Spesso. Abbiamo visto in tante puntate che in maniera cosciente o in certi casi non cosciente il compositore, ma insomma qualunque altro creativo, prende un qualcosa che qualcun altro ha fatto. Certo, ed è fondamentale. Ed è il tema che poi viene anche rinfacciato a chi prova a muovere la critica a un'intelligenza artificiale che rielabora connessioni già utilizzate di fatto, no? Ovvero quella di dire però anche il cervello umano rielabora informazioni connettendole, intelligenza, È un grande dibattito quello sull'intelligenza artificiale generativa. Immagino. Non è anche il nostro campo, figuriamoci il tuo, immagino. Però effettivamente l'idea della possibilità di connettere idee, quindi il processo di connessione, è uno dei meccanismi di base che anche noi come esseri umani abbiamo, connessione e ricombinazione delle idee per creare qualcosa di nuovo. Però c'è un filone di studi veramente molto interessante, molto affascinante, che cerca di capire in che modo la creatività, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale generativa differisca da quella dell'essere umano in tanti contesti diversi. Per adesso quello che abbiamo capito è che ci sono delle differenze di qualità, soprattutto, al netto del fatto che ci possa essere una sovrapposizione di alcuni meccanismi di pensiero, perché la creatività ha a che fare col pensiero. Non dimentichiamoci che non è solo il creare qualcosa, il realizzare qualcosa. La creatività parte molto prima, parte proprio dai processi
cognitivi, dai processi mentali, quindi dal modo in cui ragioniamo, ma parte ancora di più, e qui abbiamo un'altra sovrapposizione con l'intelligenza artificiale generativa, da quello che studiamo, quindi quello che diamo in pasto da un lato a lei e quello che diamo in pasto a noi stessi e alla, e alla nostra mente. Premesso che sono sempre molto preoccupato perché la chiamiamo sempre femminile. Hai ragione. Questa cosa che incombe sulla vita di tutti noi è pervasiva. una donna, e va bene. Detto questo, nel discorso della percezione, che può riguardare l'intelligenza artificiale o anche la creatività in generale, c'è anche un altro passaggio. Cioè, stiamo cercando appunto quel quid di originalità che può giustificare l'apporto creativo. Ma se io ascolto un pezzo che è stato fatto e per mia ignoranza non so che quella trovata non è per niente originale, ma è stato già fatto, ma io la percepisco, per me è una cosa nuova, la percepisco come l'ideona del secolo. Questa è un'osservazione più che brillante, perché c'è un grandissimo tema legato al fatto di chi decide che cos'è la creatività, chi è che lo decide. Ci sono degli approcci, in particolar modo uno che si chiama socioculturale, che dice che l'ultima parola alla fine ce l'ha il contesto. Quindi tu puoi essere eccellente quando vuoi, pensiamo anche a tutti gli artisti che sono morti senza essere riconosciuti in vita, ma se il cosiddetto campo, quindi il contesto, il dominio all'interno di cui tu operi, l'audience, non comprende, non accetta, questo è il vero verbo, non accetta, tu non rientri nel perimetro di ciò che viene tollerato. Quindi il creativo deve essere riconosciuto come tale. Il creativo, per poter essere riconosciuto come tale nella sua epoca, deve avere un riconoscimento da parte di qualcuno, in particolar modo del pubblico. Ma il creativo di per sé, questa credo che sia un'informazione fondamentale, rimane tale al netto del riconoscimento di un dominio di un perché pubblico. Magari il riconoscimento come Bach avverrà molto dopo. Ma ti dirò di più, Schubert, Bach ha avuto grande importanza in vita, poi è sparito dal radar ed è stato riscoperto da Mendelssohn, ma Schubert è morto in totale povertà e senza che nessuno conoscesse le sue musiche. E c'è una cosa molto, molto carina di Schubert che te la dice anche lui è stato 3 anni fidanzato con una ragazza, dopodiché insomma sta qua si è stufata, l'ha mollato e si è messo con un fornaio che evidentemente le garantiva, a proposito della lungimiranza, che evidentemente le garantiva più sicurezza e quindi volevo ovviamente più creativo di Schubert sia in qualità ma anche in quantità. Eppure dal suo tempo non è stato riconosciuto. Non è stato riconosciuto, e tra l'altro hai toccato un altro tema importantissimo che è quello dell'incertezza nella creatività, cioè nel momento in cui ci accingiamo a realizzare qualcosa che prima non c'era, è un po' come quando camminiamo, cioè noi dobbiamo veramente perdere l'equilibrio e navigare all'interno di un reame di profonda incertezza, perché non sappiamo che cosa salterà fuori e molto probabilmente quello che salterà fuori potrà magari stridere con le aspettative di altre persone che ci circondano. Questo è un tema che esce fuori spesso, ovvero il tema dell'errore. Certo. Insistiamo molto sulla genesi creativa come strettamente correlata all'errore. Certo. Tentativi ed errori, Tentativi ed errori, perché il percorrere strade non battute ti porta a scoprire, a stupirti di fronte a appunto qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato. Esatto. Ed è quel forse piccolo aggancio anche che fornisce uno stimolo, oltre che a te, anche all'ascoltatore. Assolutamente vero, hai toccato almeno 3 tematiche fondamentali, adesso sicuramente le Ho vinto il premio qualità di oggi. Le 3 stelline. Vediamo se me le ricordo, ecco. Allora, il tema dell'errore. Potremmo dire che nel processo creativo l'errore non esiste per davvero, punto 1. E il secondo tema è per tentativi ed errori, cioè procedere per tentativi ed errori, che in realtà è un processo che viene mimato in tanti ambiti diversi. Per esempio io insegno design thinking, quindi progettazione creativa, ai futuri imprenditori, ma anche da un punto di vista consulenziale. E il vero tema è, come dicevi tu, provare, tentare. Il vero tema è sì, incaponirsi quando è il caso di farlo, ma quando veramente vediamo che il cervello è saturo, quindi il numero dei tentativi che stiamo realizzando non fanno nient'altro che ripetere, esatto, allora quello che dobbiamo fare è
prendere una pausa in quel caso, ma poi rimetterci al lavoro di nuovo, quindi accumulare nuove conoscenze e nuovi tentativi. Se pensate anche per esempio a Edison, quanti tentativi ha fatto? Per la lampadina più di 1000 materiali Esatto. aveva provato, tra cui il pelo della barba di un suo collaboratore. Ecco, questo quanto è originale, quanto è originale. Abbiamo un Anzi, esempio classico della 3M sul post-it che è nato Certo. da un errore Certo. nella formulazione della colla. E quella però è serendipità. Perfetto, questo è il terzo tema, Ok. perché voi Cogliere. vi leggete nella mente, cogliere quindi la serendipità, quindi una scoperta fortuita di qualcosa che non stavi cercando ma che in quel momento è la chiave di volta che ti permette di realizzare qualcosa che prima non c'era e qualcosa che funzioni, cioè che abbia un senso, che poi qualcuno andrà ad utilizzare. Non c'è l'errore, quindi non importa il fatto che tu sia al 1000° tentativo, è importante che tu continui finché non si arriva a una soluzione soddisfacente, perché la creatività è in una percentuale molto grande sudore e nel resto della percentuale è ispirazione. Senza un'attesa di risultato certo. Galimberti faceva questo discorso sulla ricerca dicendo il paradosso della ricerca è che tutti chiedono soldi in funzione di uno scopo certo, quando invece la ricerca non può avere un orizzonte definito, proprio perché è se no una contraddizione in termini. Sfondi una porta aperta. Quindi è difficile convincere chi deve finanziare il tuo dipartimento che sì. servono altri soldi. Insomma. Sì. E infatti un tema è in questo caso legato alla possibilità di rendere vivido nella mente di chi ci sta ascoltando qualcosa che magari non è materializzabile lì sul momento. Che è un po' il provino che Vito deve sottoporre al regista dopo che il regista sta spendendo soldi per la creatività di Vito. Quindi Vito a un certo punto si trova di fronte alla necessità di stabilire un confine di utilità, quindi di efficacia del prodotto che stiamo elaborando. Sì, c'è un altro punto che non è una discriminante da poco, che un conto è il concetto della creazione di per sé. Io mi metto qui, mi spremo le meningi e fra 5 anni avrò tirato fuori un capolavoro immortale, che però è una dinamica diversa da chi ha, come nel nostro caso, delle scadenze improrogabili e strettissime. Certo, come noi ricercatori. Esatto, perché sai, devi consegnare tra un mese, 2 mesi, 5 settimane, e quella data è quella lì. Sì. Non è che dice ma sì, 5 anni. C'è il nostro amico Marco Taralli che è un compositore di musica classica e dice io non potrei mai fare il vostro lavoro perché a me dovete darmi 2 anni di tempo e io fra 2 anni con calma vi do il risultato. Non potrei mai fare come fate voi che riuscite quasi a comando a tirar fuori. Poi non è detto che siano tutte idee veramente creative che tiriamo fuori, però le tiri fuori. E quindi il rapporto con l'urgenza, il rapporto con la scadenza improrogabile, come lo gestiamo? È un rapporto fondamentale in realtà, perché anche da un punto di vista cerebrale quello che succede è che nel momento in cui proviamo a essere creativi, quindi ci cimentiamo in un compito creativo, ci deve essere un equilibrio tra il lasciare la nostra mente libera di vagare in modo tale che possa acchiappare idee anche distanti fra loro, unirle, trovare qualcosa di nuovo, e dall'altra parte cercare di riacchiappare quel divagare della nostra mente, focalizzarlo su qualcosa ed essere produttivi. Per farlo abbiamo bisogno quindi di 2 cose. Da un lato abbiamo bisogno di un contesto che ci permetta appunto di liberare la mente e quindi di essere tranquilli, e dall'altra parte è importante avere anche un'urgenza, un obiettivo, un qualcosa che ci solleciti, che ci permetta di orientarci, focalizzarci e arrivare a produrre effettivamente qualcosa, altrimenti continuiamo a posticipare e a negare nella nostra immaginazione. Allora, tu hai detto in belle parole, come sei abituato a fare, quello che si dice nel gergo della colonna sonora, che si dice una colonna sonora non si finisce, si consegna. Si consegna, certo, assolutamente, perché potenzialmente non finiremmo mai di sistemare, migliorare, modificare il nostro prodotto creativo, è impossibile, è figlio nostro fondamentalmente. Il vero punto è che dobbiamo consegnare, cioè dall'altra parte abbiamo un interlocutore che è diverso da noi, quindi io mi sentirei anche di dividere questo processo in 2 momenti, cioè il momento prima
è il momento dell'incontro con la persona che poi deve capire se finanziarci, darci fiducia oppure no. Nel momento prima, questo contesto protetto deve essere normato da una disciplina, cioè la creatività è metodo, la creatività non è soltanto improvvisazione e l'improvvisazione comunque è metodo. Quindi per esempio io mi immagino, però me lo dovete dire voi, che ci sia una routine sottostante, se non alle vostre giornate, almeno agli atti, ai momenti, le ore in cui dichiarate a voi stessi che dovete mettervi lì a produrre qualcosa. E quella routine, quella disciplina è fondamentale perché vi educa da un lato a stare attenti, dall'altra parte però è anche una comfort zone. Quindi non c'è nessuno che vi disturba, magari spegnete il Questo cellulare, è fondamentale. Non spegnere però- il cellulare, ma a parte la battuta che faccio sempre a Vito, che è quando mi chiedono qual è il tuo lavoro, io faccio musica nei tempi morti, perché trovare quelle giuste È condizioni, difficile. isolamento mentale, fisico, infatti noi siamo in uno spazio che in un certo senso è una piccola campana, consente di trovare un momento nello spazio, nel tempo, separato da tutto, in cui posso concentrarmi ed essere efficiente Sì, ed in questo essere tempo. anche la versione più autentica di me, Anche. che da un certo punto di vista noi potremmo dire che quello che fai è provare a coltivare la tua esperienza di flow, quindi provare ad entrare in quello che si chiama uno stato psicologico ottimale, un mindset ottimale, Esatto. che ti trasporta direttamente là, in quel punto che ancora non vedi, tutto fluisce e tu sei fuso con il compito, ti dimentichi di te stesso, ti dimentichi, che ne so, che devi ancora pagare la bolletta, la Esattamente. multa, qualsiasi cosa, e sei lì. Quello è essere in flow, e il flow va educato. Noi normalmente diamo per scontato che abbiamo bisogno della concentrazione, del silenzio, star qui, in tutte le condizioni esterne che ci possono mettere nelle migliori condizioni per produrre. Ma se il mio invece metodo generativo avesse bisogno di tutt'altro, avesse bisogno di stare in mezzo ai lavori in strada, non c'è il rischio che uno dia per assunto che bisogna stare qui tranquilli, pensare senza disturbi. Magari funziona per me, ma magari per lui può essere diverso, no? Assolutamente sì. Ognuno di noi ha bisogno di trovare il proprio contesto comfort zone e contesto di flow, cioè che da un lato ti permetta di sentirti al sicuro, ma dall'altra parte ti dia sufficiente pepe Stimoli. e stimoli per non soffermarti e indugiare troppo nell'atto della creazione senza arrivare da nessuna parte. E questa è solo la fase la fase preparatoria, cioè l'esperienza di flow è trasversale. Il vero punto è cercare di capire quali possano essere quegli stimoli, quelle condizioni contestuali che proprio per noi sono in grado di suscitare quella determinata esperienza, perché è fondamentale per la creatività, Può essere per la musica ancora di più. può essere simile alla cosiddetta trance agonistica dello sportivo. Sì, Ad esempio lo assolutamente. sciatore che quando deve scendere focalizza la sua attenzione, inizia a entrare nel percorso e tutte le sue risorse, diciamo, sono convogliate in quella È attività. esattamente quello. È come se ci stessimo preparando per una performance, perché l'ingrediente fondamentale che non vi ho detto dell'esperienza di flow è che ci deve essere una sfida. Se Certo. io non percepisco, all'inizio parlavamo di problemi, Certo. proviamo ad affrontare i problemi con la creatività, trasformiamo il concetto di problema e sfida. Se io non percepisco che ci sia una sfida in quel lavoro che mi hanno dato, in quella composizione che devo realizzare, Certo. se non la percepisco e al contempo non percepisco anche di essere più o meno in grado di far fronte a quella affrontarla, sfida, certo. l'esperienza di flow me la gioco. Ci deve essere questo equilibrio. Effettivamente mi hai fatto scoprire che il concetto di sfida è un'idea astratta che ogni volta mi pongo prima di fare un lavoro. Ogni volta cerco di fare qualcosa che mi sorprenda. Lo stress è quello ovviamente della consegna, della commissione e del risultato, Certo. ma nel momento in cui io sto agendo sulla creatività non ragiono in termini di commissione, ragiono in termini effettivamente di piccola sfida con me stesso. Cioè riuscirò a trovare un qualcosa che mi stupisca, che mi renda interessante l'approccio a questa scena o un tema o una musica. Ecco, questo effettivamente è una costruzione molto utile, Cambia tutto. che io istintivamente faccio. Cioè, ed è ottima perché stai lavorando sulla tua motivazione, Esatto. cioè sul perché stai facendo questa cosa, e questo ti predispone in modo
drasticamente diverso rispetto a una persona che invece dice ho la scadenza, devo farlo, non ho tanto tempo, non ho voglia. Magari la pagano 10 volte rispetto a quello che potrebbero dare a te, però qua stiamo parlando di motivazione intrinseca, quindi non di una ricompensa esterna che mi sta orientando e mi sta spingendo. E questo fa la differenza. E poi un'altra cosa che entra in gioco con questo processo fa riferimento a una domanda tipica che fanno a noi compositori. Voi non siete influenzati dalle condizioni psicologiche della giornata? Ma se siete persone, certo. Direi di sì. Però io rispondo sempre no, perché questa domanda implica il presupposto sbagliato che gli esseri umani abbiano sempre la stessa posizione psicologica nell'arco della giornata. Certo. Questo invece ovviamente non è vera. E non solo, ma tu puoi aver vissuto un lutto, ma riuscire a trovare le condizioni per isolare il mondo esterno, ma trovare, come dire, il terreno nel tuo mondo interno per operare in un modo che non ha nulla a che fare con l'emozione che hai appena vissuto. Assolutamente. E tra l'altro ci colleghiamo anche allo scorso video, perché qui stiamo toccando il tema delle emozioni. Certo. Quindi questa posizione psicologica, secondo me, la potremmo proprio chiamare il nostro mood in quel determinato momento. Certo. Qual è? Allora, innanzitutto è fondamentale il mood per la creatività. Quando siamo in un mood più positivo tendiamo a supportare maggiormente una forma di pensiero creativo che si chiama pensiero divergente, quindi cerchiamo di aprire fondamentalmente le nostre prospettive di pensiero, acchiappare più idee, eccetera eccetera. Quando invece siamo in un mood un po' più negativo, convergiamo e focalizziamo e quindi andiamo a nutrire il pensiero convergente. Magari noi in un determinato momento della giornata per comporre abbiamo bisogno di stendere un pochino la mente, ma veniamo da un evento magari disturbante, un evento stressante. Chi ha voglia di sedersi e mettersi a lavorare e a comporre? E ce ne dobbiamo far venire voglia. Come facciamo? Attraverso la regolazione emotiva, provando a capire innanzitutto come ci sentiamo in un determinato momento e a immaginare di nuovo come vorremmo sentirci, quindi qual è lo stato emotivo giusto che noi vorremmo provare a recuperare. Qui ci sono tantissime tecniche che noi possiamo utilizzare, dal respiro, per esempio la modulazione del respiro, adottare una determinata postura. Un conto è porsi in questo modo, un conto è iniziare a creare in questo modo. Ce lo dicono anche le prospettive dell'embodied cognition, che suggeriscono che la mente e il corpo siano un tutt'uno. Ci sono invece delle tecniche che fanno riferimento a degli espedienti mentali, come il fatto di dirci non ci voglio pensare più, quindi distolgo l'attenzione, oppure il fatto di dire vabbè dai, però non è così male, in fondo oggi c'è il sole, sono qui con i miei amici e poi ho la possibilità di andare a fare qualcos'altro che mi piace. Questo si chiama reappraisal, quindi sto provando a reinterpretare la mia emozione, trovare un nome nuovo e quindi viverla in modo diverso. Questo impatta moltissimo sulla mia performance. Certo, tra l'altro la manualità ho letto essere molto legata alla creatività, non per il fatto di fabbricare delle cose con le mani, ma per il fatto che l'utilizzo delle mani, il movimento delle mani è un attivatore, uno stimolatore di tutto il sistema creativo, è vero? Allora, sulle mani non saprei dirti in modo specifico, però sul corpo in generale sì, nel senso che il nostro corpo informa la nostra mente, per esempio come si dovrebbe sentire, che cosa sta succedendo, come dovrebbe pensare. È condizionante, può essere condizionante. Pensate che c'è un esperimento estremamente curioso in cui hanno chiesto a delle persone di svolgere un compito di creatività all'interno, fisicamente dentro una scatola, oppure fuori dalla scatola. Stranamente quelli più creativi erano quelli fuori dalla scatola. Però pensate che impatto ha. Cioè che impatto può avere anche veramente la nostra postura e il modo in cui da un punto di vista fisico noi ci approcciamo all'atto creativo. Ultimo consiglio, come stimolare il pensiero divergente? Allora, stimolare il pensiero divergente, sicuramente lavorando sul mood, sulle nostre emozioni. Il fatto di predisporci in modo positivo da un punto di vista emotivo rispetto a un determinato compito sicuramente ci aiuta. Un'altra cosa che ci aiuta è non pensare alla soluzione giusta. Quindi magari esiste la cosiddetta soluzione logico-razionale, ma in quel momento ce ne dobbiamo infischiare, non è importante. Esplorare
è un altro asset da considerare, e lasciarci contagiare, direi anche contaminare, da idee che riguardano magari ambiti della nostra vita che non c'entrano niente con quello che dobbiamo fare, con il compito che dobbiamo svolgere. Io ad esempio sono uno scacchista fallito, è un gioco che ad esempio io utilizzo proprio per spostare completamente l'attenzione e poi ritornare su quello che stavo facendo. Gli scacchi ti obbligano ad avere pazienza. Sì, Gli è scacchi ti trasportano, come hai detto tu, in un altro mondo, un po' la cosiddetta pausa creativa che dicevamo prima. Però lo fanno con un obiettivo. Però questo obiettivo è ampio, cioè tu non è che sai come potrai arrivare a sconfiggere il tuo avversario, forse non è neanche quello l'obiettivo in quel Esatto. determinato momento. Lì attui tanto il pensiero divergente, tantissimo, e l'esplorazione, e ancora di più del pensiero divergente il pensiero laterale, perché cerchi di trovare delle strategie che non verrebbero in mente a nessun altro, guardando, e questo è importante anche per la composizione, da un punto di vista inedito, in questo caso degli scacchi, e facendolo ti vengono in mente delle strategie che al tuo avversario non potrebbero venire in mente. Ce lo auguriamo. Assolutamente sì. Bene, grazie Alice per insomma tutte questa Grazie a vagonata voi. di input che ci hai Che sta dato. bomba. Esatto. Scrivete quindi nei commenti qual è il vostro rapporto con la creatività, quali sono le vostre abitudini, i vostri rituali, le cose che vi aiutano, le cose che servono a spezzare per poi invece ricaricare le energie, insomma, e qual è il vostro modo di generare la creatività in qualunque campo si estrinsechi. E se posso anche se abbiate mai vissuto l'esperienza di flow all'interno della vostra vita e come facciate a coltivarla, perché è molto importante. E noi ci rivedremo Prima presto. o poi. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Ciao!